Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di riscaldamento. Non è la mia materia, non è il mio lavoro, io sono un semplice elettricista, però trattandosi di un sistema per riscaldare elettrico mi ha suscitato un interesse particolare, soprattutto perché molti mi parlavano spesso di questi fantomatici radiatori svedesi, mi chiedevano informazioni, consigli sia su YouTube che i clienti diciamo reali nella vita normale, e io non sapevo dare informazioni, non li conoscevo, non conoscevo la tecnologia, non conoscevo le dimensioni, le potenze in gioco eccetera, quindi ho deciso di informarmi in primo luogo e poi di comprarli, e me ne sono comprati due. Li ho comprati ragazzi, non è che me li hanno mandati per fare il video promozionale eccetera, ho deciso di conoscere meglio questo prodotto e l'ho comprato. Ne ho comprati due di due marche che insomma mi pare di aver capito vadano per la maggiore, che sono Tego e Nobo. Li ho comprati su un sito che è quello dove ho trovato i migliori prezzi online, si chiama iorisparmioenergia.com. Non avevamo nessuna collaborazione in essere, l'ho trovato cercando su Google, mi sono documentato, visto che prodotti vendevano, i prezzi e tutto quanto, e allora ho preso un modello da 800 watt della Tego e un modello da 750 watt della Nobo, che si equivalgono diciamo come potenza e sono entrambi indicati per ambienti fino a 15 metri quadri. Come funzionano questi radiatori svedesi? Sono semplicemente dei termoconvettori, quindi diciamo dei termosifoni elettrici, ma con un sistema un po' più innovativo, nel senso che hanno una resistenza ceramica tubolare dritta, quindi non hanno la classica serpentina, montata su un dissipatore in alluminio di grossa superficie che riesce a ottimizzare il consumo rispetto al rendimento. Ma io che non ci credo finché non tocco con mano, ho smontato in questo caso il Tego, ma sono fatti allo stesso modo, per capire come era fatto dentro. Questo è il radiatore svedese aperto, qui di lato abbiamo tutta l'elettronica di controllo, il cavo di alimentazione che entra e che va con dei Fastom sulla scheda, quindi si potrebbe anche cambiare senza grossi problemi per evitare giunte esterne. Qui entra la resistenza che è ceramica e cilindrica lungo tutta questa parte dove va a innestarsi, e questa è la parte in alluminio. La parte sopra è completamente vuota, serve per far uscire l'aria calda da sopra, quindi molto semplice, eppure hanno trovato un sistema molto efficiente. Volevo vederlo con i miei occhi. E il funzionamento dell'aria calda funziona semplicemente per effetto camino, quindi dal basso viene aspirata l'aria fredda e dall'alto esce calda. Non abbiamo quindi ventolo, sistemi forzati per far circolare l'aria, quindi non emettono assolutamente rumore. Lavorano comunque in bassa temperatura perché arrivano al massimo di un valore di riscaldamento di 80 gradi centigradi, e questo in tutto il suo sistema offre sostanzialmente tre vantaggi. Evitiamo tutti i danni che possono essere arrecati alle vie respiratorie, perché con temperature così basse non brucia l'ossigeno e non brucia neanche la polvere. Inoltre non c'è il pericolo di incendio perché sono temperature basse, non avremo mai per questo discorso del bruciare l'aria l'effetto bocca secca, tanto per capirci, e non sentiremo mai odore di bruciato. Adesso poi nel video vi farò vedere che appena acceso ha emesso un leggerissimo aroma diciamo che prima non c'era, però vi confermo che adesso li uso da un bel po' di settimane e assolutamente non c'è nessun problema, nessun odore, nessun rumore, nulla, è come non averli. Ne ho uno acceso qua a fianco tutto il giorno. Il secondo vantaggio è che con questo sistema che hanno di circolazione dell'aria, l'aria calda nella stanza non si stratifica nella parte alta e rimane lì, ma si riesce a scaldare l'ambiente in modo uniforme perché c'è un continuo ricambio d'aria. Il terzo vantaggio, non da poco, è che tutta questa tecnologia che hanno messo a punto abbassa notevolmente i consumi, perché un radiatore da 750-800 watt che fa quello che faceva praticamente una stufetta da 2000 watt lo fa consumando meno della metà. E vi posso già spoilerare ragazzi che io adoro questi dispositivi, me ne sono piazzato uno qua in taverna dove avevo il problema di tenere una temperatura confortevole, perché qui ho un termosifone che scalda, ma lavorando tutto il giorno cosa succede? Che l'impianto di riscaldamento di tutto il piano di sopra, dove ho X termosifoni, non lo faccio partire per far scaldare solo un piccolo termo che è in questa taverna, quindi io avevo sempre delle basse temperature. Io qua dentro ci lavoro molto, all'occorrenza usavo una stufetta elettrica, ma intanto era rumorosa, quindi quando registravo i video dovevo spegnerla, e consumava un botto, perché consumare 2000 watt non è come consumarne 700-800. Perché ne ho presi due? Perché volevo conoscere entrambi i marchi e capire le differenze, e vi posso subito dire che sono due ottimi
ottimi prodotti si equivalgono. Il Nobo consuma proprio un qualcosina in meno, ma ve lo farò vedere dopo, ed è un prodotto un po' più ricercato nel design e un po' più indicato alla gestione smart. Ma attenzione, apriamo una parentesi, il Nobo offre tutta una gamma di prodotti per ampliare la possibilità di controllo, perché monta un termostato a bordo che si può intercambiare. Ce ne sono vari modelli e ci sono quelli diciamo non connessi o quelli connessi, ma non si connette il radiatore svedese da solo, si monta un termostato radio che dialoga con un hub che si connette a internet e all'applicazione. Però calcolate che l'hub per gestire tutti i radiatori costa 270 euro, uno switch, diciamo un comando da mettere a parete, costa una settantina di euro, e addirittura per il Nobo vendono un contatto finestra radio che costa 70 euro, che all'apertura della finestra spegne automaticamente il radiatore. Tutto un sistema che può essere ottimizzato diciamo a livello smart, ma che va ad avere un costo che inizia a diventare importante, anche perché poi su ogni radiatore dovete cambiare il termostato normale a bordo con uno radio. Ce ne sono di vari modelli, però partono dai 40 e arrivano ai 70 euro. Poi c'è il Tego, che diciamo è la versione un po' più grezza del radiatore svedese, ha le stesse tecnologie, funziona uguale, però non ha tutta questa possibilità di essere ampliato a livello smart. Ha un termostato a bordo semplicissimo col pomellino e diciamo è la versione semplificata, però c'è anche da dire che il Tego viene venduto in due versioni, quindi da 40 cm di altezza o da 20 cm di altezza. La versione da 20 è della Tego l'unica che può essere equipaggiata con un piedistallo, quindi per renderlo mobile, mentre la versione da 40 può essere appesa solo a parete. Il Nobo esiste solo da 40 cm, però può essere appeso sia a parete che comprando il suo piedistallo, che è anche un po' più carino perché sono dei piedi con le ruote, mentre il Tego vi danno una specie di staffa di ferro da appoggiare per terra, che per carità può essere comoda, però è un po' più grezza. Tornando al discorso di prima, il Tego diciamo sostanza senza la ricerca di design o accessori particolari. Il Nobo magari può essere un po' più indicato intanto dove rimane a vista e soprattutto nell'ipotesi di progettare una casa riscaldata solo con questi radiatori. Sicuramente il suo sistema connesso può dare dei vantaggi non indifferenti, però le cifre salgono. Senza contare gli accessori, come cifre il Nobo costa comunque qualcosina in più, però come gamma diciamo di radiatori il Tego esiste in versioni fino a 1500 watt con altezza 40 cm. Un 1500 watt lo danno per scaldare un ambiente di 30 metri quadri e parte da un 300 watt che è indicato per 5 metri quadri, sempre nella versione da 40. Nella versione da 20, quella un po' più piccola, equipaggiabile col piede che costa 40 euro, ha potenze che vanno da 400 watt a 1200 watt e chiaramente sia nel modello da 40 che nel modello da 20 più aumenta la potenza più aumenta la larghezza. Quindi il Tego arriva fino a 1500 watt per 30 metri quadri, il Nobo invece arriva fino a 2000 watt per 35 metri quadri, quindi ha più o meno la stessa gamma di prodotti ma ha un modello più grosso rispetto alla gamma del Tego. I prezzi ve li lascio poi nel video, vi lascio anche tutti i link per acquistare i prodotti su questo sito che vi ho indicato. Ad esempio io ho comprato il 750 watt della Nobo e l'800 watt della Tego da 40 cm. L'800 watt della Tego costa 245 euro, il 750 watt della Nobo costa 279 euro e più o meno i livelli di sovrapprezzo del Nobo rispetto al Tego sono in quest'ordine, quindi sui 30-35 euro in più con le stesse potenze o perlomeno con gli stessi metri quadri dichiarati di copertura. Adesso vi ho dato più o meno una spiegazione di cosa sono e di cosa fanno. Ve ne ho già fatto vedere uno smontato ancora prima di tirarli fuori dalla scatola in teoria. Adesso li guardiamo uno alla volta e facciamo un po' di prove. Vi faccio vedere anche come si programmano, perché hanno delle programmazioni. Ne riparliamo però poi alla fine, perché secondo me, ve lo posso già dire, la programmazione che hanno, soprattutto il Tego, è abbastanza inutile. C'è, va bene, però non ha molto senso. E poi vi spiego a fine video anche come li uso io in realtà a casa mia. Adesso apriamoli una volta, li guardiamo insieme e poi traiamo le conclusioni dovute alla fine. Partiamo con le differenze che riguardano già subito a primo impatto l'imballo, perché vediamo che il Tego arriva in una confezione con delle abbondanti protezioni in polistirolo, il tutto avvolto da una pellicola termoformata e basta. Troviamo subito marca e serie Roundline, mentre invece il Nobo arriva in una scatola un po' più curata di cartone, tutta completamente chiusa, con già l'estetica del dispositivo
dispositivo davanti, che vediamo essere subito differente tra le due marche. Abbiamo, vi ricordo, qui un 750 watt e un 800 watt della Tego, che però si equivalgono. Cominciamo col Tego. Vedete che sulla parte posteriore arriva già con la staffa in dotazione per il fissaggio a muro e il cavo con la spina Sciuco. In un angolare superiore troviamo subito un pezzo di plastica con una vite trasparente da non perdere. Nessun altro pezzo importante. Questo è il nostro radiatore, quindi vedremo questa sorta di parallelepipedo bianco con queste alette dalle quali fuoriesce il calore. Qui sotto abbiamo le targhette della marca, le avvertenze di non mettere le mani in questa zona. Sui lati abbiamo questa copertura in plastica con l'accensione e lo spegnimento e le regolazioni. Tutto molto semplice ma funzionale. Sulla parte destra nulla. Sulla parte posteriore abbiamo appunto la fuoriuscita del cavo, la targhetta dove indica il modello e la potenza, in questo caso 800 watt, e questa è la staffa a muro. Vedete che è provvista di due fori con asola, altri fori per il fissaggio e queste clip di sicurezza posteriori che servono per sganciare la staffa. Andrà quindi semplicemente tassellata o comunque avvitata da qualche parte questa staffa a parete. Il nostro radiatore verrà poi prima appeso da questi ganci qua sotto e poi incastrato tramite queste due mollette nella parte superiore. Abbiamo poi ancora due catenelle di sicurezza che adesso andremo a vedere meglio nel manuale a cosa servono. Fuoriesce un cavo che è un 3x0,75 con spina Sciuco da 16 A, è lungo circa 1,5 m. Questa parte che abbiamo trovato prima, una volta impostata la temperatura per non modificarla involontariamente o proprio per impedirne la modifica, questo è il coperchio che possiamo andare ad avvitare. In questa posizione c'è una piccola vite a croce all'interno per fissarlo e impedire di modificare la temperatura. Quindi radiatore, staffa. Troviamo poi insieme questo manuale di istruzioni che è abbastanza importante come dimensioni. Abbiamo varie lingue tra cui l'italiano, ma guardiamolo meglio insieme. Parte in italiano molto chiara dove ci fa vedere tutte le immagini del montaggio, tutte le raccomandazioni di tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Ci sono due versioni di radiatore perché c'è questo da 40 e quello da 200. Per il montaggio del modello da 400 bisogna fare riferimento alla figura C, per il montaggio del radiatore alto 200 bisogna fare riferimento alla figura D, dove tra l'altro fa vedere che per determinare l'altezza di montaggio possiamo usare gli imballi, gli angolari di polistirolo come riferimento. La catenella che abbiamo visto in precedenza serve per assicurarlo in posizione di sicurezza alla staffa in questa posizione per evitare la caduta accidentale se per caso venisse sganciato involontariamente o in fase di montaggio. La connessione elettrica non è da fare perché è già fatta, ma eventualmente ci fa vedere anche la posizione dei fili sulla molsatiera se volessimo arrivare con un cavo diretto. Funzionamento che è semplicissimo perché una volta acceso dall'interruttore generale, qui abbiamo il termostato che regola la temperatura, dove 20 è una temperatura ambiente di 20 gradi, quindi lui arrivato alla temperatura si spegnerà. Vedete che adesso è partito perché si è accesa la luce verde. Abbassando il termostato, di conseguenza andremo a regolare l'intervento che può essere minore o superiore come temperatura. Abbiamo poi la possibilità tramite una spilla, una clip o anche queste che sono quelle del carrellino delle SIM dei telefoni, di premere questo pulsante denominato 4 per attivare delle programmazioni. Ogni pressione del pulsante corrisponde ad un passo del programma, quindi una pressione programma 1, una pressione programma 2, eccetera eccetera. Lui lavorerà sulla settimana, quindi lui farà una programmazione ciclica sulle 24 ore di vari tipi. Giustamente ci viene detto, se volete che il programma inizi a livello corretto sull'arco della settimana, conviene fare la programmazione di lunedì, perché non è possibile cambiare l'ora e la data in questo tipo di programmatore. La riduzione della temperatura, come viene detto nel manuale, scatta al momento della programmazione. Se vogliamo che scatti alle 9, dobbiamo programmarlo alle 9. Il programma settimanale scatta con il giorno 1 della settimana, per cui dobbiamo programmarlo di lunedì. Il diodo darà una conferma del programma scelto lampeggiando in rosso in corrispondenza del programma scelto, quindi programma 5 abbiamo 5 lampeggi rossi. Per essere sicuri di che programma abbiamo impostato, possiamo guardarlo in qualsiasi momento spegnendo il radiatore e riaccendendolo. Vedete che ha fatto un lampeggio, quindi vuol dire che è impostato il programma 1. Se io adesso lo premo 3 volte, 1, 2, 3,
Vedete che ha risposto con 3 lampeggi, quindi ho attivato il programma 3. Quanti programmi ci sono? Ci sono 5 tipi di programma. Il programma 1, premendo una volta il pulsante 4, la temperatura verrà ridotta di 3 gradi per 6 ore. Il tutto si ripete ogni 24 ore. Col programma 2 viene ridotta di 3 gradi per 8 ore. Col programma 3 di 3 gradi per 6 ore i primi 5 giorni, mentre il giorno 6 e 7 non ci sarà riduzione. La seconda versione è quella della riduzione di 3 gradi per 8 ore i primi 5 giorni, il giorno 6 e il giorno 7, sabato e domenica, non ci sarà riduzione. Poi c'è l'ultimo programma settimanale. Premendolo 5 volte, la temperatura verrà ridotta di 3 gradi per 6 ore i primi 5 giorni, mentre il giorno 6 e 7 sarà ridotta di 3 gradi per 8 ore. Queste sono programmazioni che possono essere utili o meno, dovete provarle, studiarle e vedere se vanno al caso vostro, altrimenti non usiamo la programmazione come ad esempio farò io. Per disattivarlo bisogna premere il pulsante per almeno 3 secondi. Il LED torna verde, vuol dire che in questo momento la programmazione è disabilitata, quindi lui continuerà a lavorare esclusivamente con il termostato a bordo. Il radiatore è acceso, da qui esce un calore notevole, ha un leggero aroma di bruciato, ma ci sta perché è nuovo, magari la vernice, le resistenze eccetera potrebbero produrre un po' di odore nelle prime ore di lavoro. Adesso proverò a lasciarlo attaccato e facciamo un po' di test. Ho realizzato qui una struttura provvisoria per montarlo, fare dei test e farvi vedere come si appende. Semplicemente una volta che avete fissato la staffa, dove non abbiamo grosse raccomandazioni, perché l'importante è avere almeno 5 cm dal lato del radiatore, come distanza dal pavimento calcolate che più o meno il piedistallo che danno loro lo alza da terra da 10 cm, quindi lo mettete più o meno dove siete comodi, dove normalmente sta un radiatore tradizionale con l'acqua calda. Appendiamo prima le staffe inferiori. Nel momento in cui lui è appeso in questo modo, attaccate le catenelle di sicurezza così, in modo che il radiatore sia appeso e non possa cadere. Dopodiché basta far entrare la staffa nei fori esistenti, lui si aggancia e il montaggio è terminato. Troviamo quindi una cosa del genere. Adesso facciamo un po' di test. Allora, radiatore installato in questo modo provvisorio qui in un garage che è un ambiente freddo, con una porta coibentata ma comunque freddo. Ho messo un termostato ambiente, sono le 9:23 di mattina e abbiamo 13,9 gradi. Lui ha iniziato adesso a lavorare. Ho messo il termostato al massimo, l'ho lasciato acceso. Come consumo vedete che consuma 808 watt, in linea con il consumo dichiarato. Lo lasciamo girare un po' e vediamo cosa riesce a tirare su di temperatura e in quanto tempo. Analizzando con la termocamera riusciamo a misurare in uscita nella parte alta un'aria con una temperatura calda di circa 70-72 gradi. Bene, lui ha sempre lavorato di continuo, ho fatto passare un po' di tempo, ora veniamo a controllare cosa è cambiato. Dunque, sono le ore 13:24, siamo arrivati a 17,1 gradi, in 4 ore mi ha tirato su di 3,2 gradi, un ambiente molto freddo come un garage. Radiatore svedese che può diventare smart in qualsiasi momento utilizzando una presa comandata come questa che avevamo visto nel video precedente, che possiamo accendere all'occorrenza. Appena viene data corrente, se lasciamo il termostato impostato alla temperatura massima o comunque tale da consentire l'avviamento, vedete che appena diamo corrente lo accendiamo, appena togliamo corrente lo spegniamo. Ok, poi abbiamo il Nobo, che come abbiamo già visto ha un imballo leggermente differente. Troviamo all'interno la scatola del termostato digitale che è vuota con le istruzioni, perché viene già montato e testato prima di essere spedito. Tiriamo fuori il radiatore dalla scatola, che è protetto sui lati con 2 imballi di polistirolo. Radiatore che si presenta in questo modo, ha una forma molto più elegante, con un design un po' più ricercato. Sulla parte posteriore abbiamo l'interruttore di accensione posto qui sopra, il termostato digitale che viene montato ma poi vedremo che si può anche cambiare, e la staffa da parete che è fatta tipo l'altra, si sgancia in questo modo, è fatta in modo leggermente diverso e ha questa particolarità perché arrivando il Nobo con una spina che
che non è nel nostro standard ma comunque a 230 volt. Sulla staffa abbiamo gli incastri per la parte superiore, i fissaggi per le viti e 2 molle sulla parte superiore per il fissaggio. Abbiamo inoltre qua sopra un gancio di sicurezza come l'altro, ma al posto delle catenelle troviamo questo gancio che va incastrato qui nella staffa. Poi sulla staffa abbiamo questa scatola con coperchio che ha questa presa dedicata per il nostro radiatore. Perché? Perché dentro abbiamo una connessione della fase del neutro, non c'è la terra perché il dispositivo è completamente isolato sia nella parte elettrica che quindi nella resistenza con l'isolamento in ceramica e tutto, quindi non abbiamo la messa a terra. Andrà semplicemente collegata una linea fase neutro direttamente a questa morsettiera che poi andrà a diventare la presa per la nostra spina, quindi bisogna predisporre l'arrivo di un cavo direttamente in questa scatolina dopo aver tassellato a parete sia la staffa che la scatola con un'unica vite qui in mezzo. Facciamo la nostra connessione, chiudiamo e la nostra spina andrà poi attaccata direttamente qui. Ovviamente nulla vieta di tagliare la spina e mettere una spina italiana o un asciugo da 16 A, però questo andrebbe a invalidare la garanzia del prodotto stesso, perché poi in realtà qui abbiamo un altro connettore assicurato con 2 viti che eventualmente si può cambiare, però diciamo che mettere un pezzo di cavo con una spina o portare una linea a questa scatola non è un grosso problema. Quindi abbiamo già visto 2 sistemi diversi di connessione per quanto riguarda l'alimentazione elettrica. Nella scatola del termostato troviamo le istruzioni allegate che ci sono in tutte le lingue tranne l'italiano, ma all'interno della scatola del radiatore troviamo invece poi la scheda tecnica con tutti gli assorbimenti e le potenze in gioco per tutti i vari modelli della gamma, e soprattutto troviamo il manuale d'uso e installazione in italiano con tutta la procedura per l'installazione fisica del prodotto, e troviamo le istruzioni per il termostato, che è un termostato adattivo e per la precisione si chiama NCU2TE. Dunque abbiamo tutta la procedura per impostare l'ora e il giorno della settimana, perché questo sarà comunque un termostato digitale. Poi abbiamo tutto il discorso dell'impostazione delle temperature. Abbiamo semplicemente un tasto più e meno per impostare la temperatura che va da 7 a 30 gradi, 2 modalità di lavoro che sono temperatura comfort, che è quella che impostiamo, o modalità eco, che vengono switchate tramite questo tasto con la freccia indietro, dove le 2 temperature sono personalizzabili con lo stesso sistema. Quindi avremo la visualizzazione della temperatura comfort senza questo simbolino verde acceso ma con il sole rosso che potremo impostare, e la temperatura eco, quindi con il simbolo della luna verde, che anche in questo caso potremo impostare. Quindi 2 range personalizzabili a livello di temperatura. Per segnalare l'accensione della resistenza di riscaldamento avremo un puntino che lampeggia tra la temperatura e la C, quindi questo puntino rosso in alto. Abbiamo poi anche qui la possibilità di impostare un programma. Possiamo quindi personalizzare le fasi di riscaldamento sia in modalità comfort che in modalità eco, e sono previsti qui ben 9 programmi diversi che lavorano sull'arco delle 24 ore. Vedete che qui abbiamo già una visualizzazione grafica di come vanno a lavorare i 9 programmi, e abbiamo la possibilità in fase di impostazione di scegliere il programma per ogni singolo giorno della settimana. Qui abbiamo anche una nota che dice: attenzione, il termostato è di tipo adattivo, ovvero il radiatore si avvierà in anticipo per raggiungere la temperatura desiderata all'orario programmato. Come funzionano i programmi? Allora, col programma 1 avremo per tutte le 24 ore la temperatura comfort. Col programma 2 avremo dalle 23 alle 6 la temperatura eco, mentre dalle 6 alle 23 la temperatura comfort, eccetera. Quindi ci sono tutti dei programmi con degli orari che vanno a cambiare durante le 24 ore per lasciarlo sempre acceso, programmato in base all'esigenza che abbiamo. Per entrare nei programmi basta premere semplicemente il tasto indietro e più insieme, si seleziona dal display il programma per il giorno, quindi ci sarà PR1M, M sta per Monday, quindi i giorni della settimana sono intesi in inglese, però partono dal lunedì. Poi si dà conferma e si va avanti a scegliere i programmi per tutta la settimana. Mentre stiamo lavorando con la programmazione senza uscire dai programmi, semplicemente per cambiare magari da un momento in cui sta lavorando il programma in eco e lo vogliamo portare in comfort e viceversa, basta premere il tasto indietro. Il cambio della temperatura durerà fino alle 3 del mattino successivo oppure fino al successivo passaggio di stato del programma. Abbiamo poi la possibilità di mettere anche un blocco tasti per evitare modifiche accidentali e basta premere il tasto indietro e la V per qualche secondo insieme. Apparirà sul display lock oppure open. Un po'
po' più raffinata come programmazione, soprattutto più facile da utilizzare perché abbiamo un display, abbiamo i giorni, abbiamo le ore impostabili direttamente dal pannello di controllo del termostato. Se vogliamo lavorare con una programmazione di temperature comfort e eco, sicuramente questo prodotto è più indicato ed è più semplice da personalizzare. Ok, colleghiamo quindi un cavo di alimentazione dando una fase e un neutro, chiudiamo il coperchio e abbiamo fatto l'allacciamento elettrico. Ok, adesso ho messo la staffa del Nobo. Come si monta? Si inserisce in queste due asole qua sotto, lui rimane appeso, non può cadere. C'è qui questa clip di sicurezza che va agganciata nella staffa, avere le mani libere e poter procedere con l'inserimento della spina. Lui in questo modo è connesso, basta tirarlo su, agganciarlo e lui è perfettamente appeso. Ora lo alimentiamo e diamo un'occhiata al termostato. Ok, lo alimentiamo. Ad ogni utilizzo del dispositivo basta accenderlo e ci troveremo nella condizione di dover impostare l'ora. Ad esempio ora sono le 13:13, quindi col tasto più andiamo avanti, col tasto V cambiamo posizione e diamo conferma. Il giorno della settimana adesso è Monday, ma in realtà oggi è martedì, quindi sarà Tuesday. Comincia sempre da lunedì, quindi anche se con l'inglese non siete pratici come me, ci riuscite benissimo. Allora, il sole abbiamo detto che è la temperatura di comfort, mentre questa è la temperatura eco. Per fare lo switch basta premere il tasto indietro e fare lo switch, dove possiamo impostare nella modalità comfort una temperatura che varia da 7 a 30 gradi, quindi possiamo magari impostare una temperatura comfort di 21 è una temperatura eco di 18, 17, quindi ogni volta potremo switchare dal 21 al 17. Adesso vedete che il LED lampeggia, vuol dire che il riscaldamento si è attivato. Se io passo in modalità eco e imposto una temperatura inferiore a quella che stiamo in questo caso rilevando nell'ambiente, ora abbiamo una temperatura di 15 gradi. Se io la imposto ad esempio a 13, vedete che il LED non lampeggia più, vuol dire che la parte riscaldante è disattivata. Se io switch in modalità comfort, invece ricomincia a lampeggiare perché rileva una temperatura troppo bassa e fa partire il riscaldamento. Per accedere alla programmazione, come abbiamo visto dalle istruzioni, bisogna premere indietro e più insieme. Vedete che stiamo impostando per il giorno Monday programma 1, ma per il giorno 1 potremmo ad esempio scegliere programma 2, programma 3, programma 4. Vi ricordo che il programma 1 è quello che lavora solo con la temperatura comfort e diamo ok. Passa al secondo giorno e così via. Impostiamo tutti i giorni fino alla domenica e lui ha preso la programmazione. Anche intuitivo e abbastanza semplice. Dopo alcuni secondi per il risparmio energetico il display si spegne, rimane solo l'indicatore lampeggiante o fisso. Vi ricordo lampeggiante sta lavorando. Per accedere all'impostazione e tutto quanto basta sfiorare uno dei 4 tasti e il display si riaccende. Vi faccio ancora vedere il blocco tastiera che si ottiene premendo insieme pulsante indietro e la V, è segnato anche qua sulla grafica. Vedete che così compare la scritta Lock D, non possiamo andare a cambiare i valori. Per sbloccarlo basta ripremerli e compare Open. Anche con questo radiatore, che però ha la parte dove fuoriesce il calore più sul retro, non visibile dall'anteriore, riusciamo a rilevare una temperatura in uscita sui 70 gradi circa, 68, quindi come gradi di riscaldamento siamo più o meno in linea con l'altro, forse qualche grado in meno. Ricordo che questo è da 750 watt, l'altro è da 800. Chiaramente anche come design, anche se è messo sul suo piedistallo provvisorio, è un po' più curato, un po' più rifinito dell'altro. Ora è in modalità di lavoro, lo sto usando per scaldare qui da me in taverna dove ho la postazione, e devo però dire che il modello da 750 watt in effetti consuma 709-710 watt, quindi abbiamo anche un riscontro molto positivo su quello che riguarda il reale consumo. Abbiamo quindi più o meno le stesse temperature dell'altro con un centinaio di watt in meno. Chiaramente diventa molto interessante avere il radiatore svedese acceso, alimentato completamente gratis dal Bluetti, perché in questo momento abbiamo una produzione di 860 watt, un consumo di 800 watt che sono il radiatore svedese, in questo caso il Nobo, più un altro 80-90 watt di utilizzo. Sto scaldando da stamattina la taverna completamente gratis.
Con il Nobo non ho fatto la prova di riscaldamento in garage perché comunque le temperature che riesce a produrre in uscita di aria calda sono praticamente le stesse, quindi i valori che ho ottenuto in un ambiente freddo con il Tego li avrei ottenuti ugualmente con il Nobo. Del Nobo vi posso dire che ormai è montato perennemente qui nella mia taverna, ce l'ho ancora in versione provvisoria perché devo trovargli un posto per appenderlo a parete. Il Tego invece l'ho montato fisso in garage perché comunque mi capita di usare anche questo locale per fare dei video e farlo a 10, 11, 12 gradi non è proprio il massimo. Avete visto l'esempio della gestione smart del Tego con una presa, ma la stessa presa lo sto usando anche per gestire il Nobo, quindi lo lascio impostato alla massima temperatura, quando gli do corrente lui scalda e me lo gestisco diciamo in un modo un po' più smart, perché quando so che devo venire a registrare lo faccio partire magari mezz'oretta prima, arrivo qua, lavoro, sto al caldo e tutto quanto, vi dico che a un certo punto lo devo spegnere perché fa troppo caldo. Questa è esattamente una taverna da circa 15 metri quadri, quindi l'ho preso per un ambiente fino a 15 metri quadri ed effettivamente lo scalda senza problemi. È vero che è una stanza dove c'è comunque un termosifone che in concomitanza con il riscaldamento dell'alloggio sopra parte non è abbandonata al freddo come il garage, però nei momenti in cui vengo, soprattutto la mattina dove il riscaldamento di fatto ha girato forse mezz'ora appena ci svegliamo, lo faccio partire se so che devo registrare mentre magari sono in giro, porto il bambino eccetera, e arrivo qua e trovo un ambiente caldo ma soprattutto confortevole, perché non è il caldo immediato della ventolina che ti butta l'aria calda addosso, ma è un caldo che fa piacere perché riesce veramente a scaldare la stanza come un normale termosifone. Quindi alla fine della fiera cosa ne penso? Penso che sono dei prodotti fantastici. Infatti, tra l'altro, diventerò rivenditore nel mio negozio, stiamo ultimando i lavori, ho quindi preso accordi con l'azienda, sono diventato un rivenditore. Vi metterò nella descrizione del video i link per comprare i vari prodotti con i prezzi, le potenze e i metri quadri che riescono a coprire. Ho sinceramente intrapreso anche una campagna di affiliazione con questa azienda, quindi se mi fate la cortesia di usare i miei link mi date una piccola percentuale indietro, a voi non cambia il prezzo, se il lavoro che ho svolto vi è piaciuto per conoscere un po' meglio questi dispositivi. Vi lascio anche i link di tutti i termostati che si possono eventualmente sostituire sul Nobo, perché lui arriva con questo termostato che è la versione diciamo standard. C'è la possibilità di mettere un termostato manuale come quello del Tego, quindi con un pommellino scorrevole che imposti i gradi e basta, quindi per le persone che non sono molto avvezze con la tecnologia ma preferiscono avere un comando semplice manuale da regolare a piacimento, ed esiste poi anche una versione di cronotermostato un po' più evoluto per avere delle programmazioni un po' più precise. Invece per quanto riguarda i termostati radio ci sono varie versioni, tra cui una che non ha nessun comando e che viene gestito solo dall'applicazione. Però questa è una vostra preferenza. Come vi dicevo prima, io preferisco usarlo gestendolo con dei dispositivi esterni. Potete anche usare ad esempio un rilevatore di temperatura e umidità come il Sonoff che avevo recensito poco tempo fa per avere un controllo completo dell'ambiente. Conclusioni del video: questi radiatori svedesi li compriamo o non li compriamo? Hanno sicuramente molto senso in presenza di fonti di energia rinnovabile, quindi fotovoltaico. Avete visto l'esempio del mio utilizzo mentre c'è produzione col mio Bluetti. Io questo ambiente ce l'ho collegato al Bluetti, di giorno quando c'è il sole o produzione e comunque la batteria carica, io mi scaldo gratis perché prende corrente solo da lì e non faccio partire la caldaia. Gratis che è tra virgolette, perché chiaramente c'è l'acquisto dell'accumulo, dell'inverter, del fotovoltaico e tutto, ma chi ha già un impianto e ha un ambiente magari non abbastanza caldo, magari perché sono state messe delle pompe di calore non sufficienti come ho già visto in giro, avere uno o due di questi per integrare magari di giorno quando c'è il sole, voi di fatto vi scaldate gratis. Costicchiano? Sì, costano più di una stufetta o di un termosifone elettrico, però abbiamo visto che hanno dei vantaggi a livello anche di salute, un livello di comfort che è veramente apprezzabile e soprattutto consumano poco. Chiaramente se ne mettete 3 da 1000 watt fate 3 kW e magari siete già al pelo della produzione, però ci sono anche case con fotovoltaici molto grossi, con molta produzione, soprattutto in esubero, dove per scaldarle con dispositivi del genere, una volta che avete fatto l'acquisto, lo fate gratis. Insomma, vanno bene per la signora Maria che è abituata ad usare la stufetta elettrica perché ha freddo, si compra uno di questi e risparmia in corrente, ma penso anche in salute perché è un calore diverso. Vanno bene per chi ha il fotovoltaico, ma vanno bene un po' per tutti quelli che hanno bisogno di un qualcosa in più per scaldare, ma
Se invece volete progettare una casa scaldata esclusivamente con questi dispositivi, potreste andare sul Nobo, che è un po' più carino da vedere, che con i suoi accessori ha tutta una sua gestione smart, che non vi faccio vedere perché non li ho comprati, che costavano un sacco di soldi, e potrebbe diventare un discorso interessante. Adesso mi chiederete, ma proverai anche i radiatori infrarossi, la stufa a gas? Non è prettamente il mio settore, però non è escluso che potrebbero arrivare altre prove di altri prodotti. Spero di avervi dato più nozioni possibili. Se avete ulteriori domande non esitate a farmele nei commenti. Se vi è piaciuto il video un bel like, soprattutto è gratis, non costa niente. Sarò ripetitivo ma ve lo chiedo sempre, iscrivetevi al canale se vi possono interessare contenuti del genere. Io vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video, alla prossima diretta del giovedì. Ciao a tutti da Massi Dattoli.